Ciao ragazzi, eccoci qui, il cofano adesso è finito ma è presto per farvelo vedere perché oggi parleremo del bozzetto e finiremo di vedere come disegnarlo e vedremo anche quale sarà il bozzetto finale del nostro cofano. Intanto, come potete vedere, adesso si vede molto bene, questo è il cofano di una lancia Y successiva al 2011. Questo cofano tra l'altro non permette di fare un unico disegno perché ha una nervatura centrale. Ho scelto di raccontare la storia della Lancia Stratos e la storia della lancia nel mondo dei rally. Quindi, avendo una divisione centrale, ho scelto anche di non parlare, diciamo, a tutto campo della Stratos con un'unica immagine, ma di immortalare da un lato la Stratos durante il rally di Monte Carlo del 76 e nell'altra parte invece ho scelto di parlare di cosa? Ho scelto di parlare della storia della progettazione di questa macchina, delle persone che sono state dietro la progettazione di questa macchina, del fatto che questa macchina avesse un motore Dino V6, del fatto che venisse dalla Stratos tipo 0 che era stata presentata da Bertone al Salone di Torino del 1970, una scultura vera e propria più che un'automobile, e anche in qualche modo di cercare di trasmettere le emozioni che i piloti, i collaudatori e chi l'ha disegnata e progettata vivevano lavorando a questa macchina, immaginandola e collaudandola. Ricordate una cosa ragazzi, molto importante. Prima di procedere a trasferire il bozzetto sul cofano è bene segnare tutti i difetti che presenta. Perché ricordate, se prendete il cofano da uno sfasciacarrozze piuttosto che da un carrozziere, questi cofani spesso presenteranno molti difetti, in particolare i cofani dei carrozzieri quando ve li regalano è perché probabilmente hanno troppi segni di grandine o l'incidente che la macchina ha fatto comunque ne ha compromesso la riparazione. Quindi non essendo più un cofano riparabile, viene buttato, è un cofano che non funziona più come cofano. Noi infatti lo trasformiamo in un quadro. Se da un lato questi segni raccontano la storia di un cofano e pensare di cancellarli tutti è sbagliato perché raccontano la storia del cofano, però segnarli dall'altra parte ci permette di sfruttarli per il nostro disegno. Quindi mi raccomando, segnateli tutti prima, sempre col vostro pennarello da CD, così che poi quando trasferirete il bozzetto regolerete e posizionerete il bozzetto in modo da sfruttare questi segni. Bene ragazzi, adesso potete vedere come metà del quadro sia già impostato, possiamo vedere l'automobile, per disegnarla come vi dicevo si possono usare o i pennarelli per scrivere su CD oppure va benissimo il pastello bianco con dell'acqua, soprattutto se il quadro è come questo su fondo scuro. In questo caso preferito usare il pastello. Allora, metà del quadro è impostata. Per fare queste linee curve lunghe ho utilizzato invece uno stencil che mi sono fatto con dei fogli di carta. In questo modo è possibile replicare linee speculari senza faticare, perché cosa succede? Che noi sul nostro foglio di carta andiamo a disegnare queste linee e poi non facciamo altro che riflettere il foglio di carta sull'altra metà del cofano e ricalcare i bordi che abbiamo ritagliato, così da riportare le stesse linee in modo simmetrico, che poi vedrete aiuteranno a incorniciare l'altra metà del disegno e a creare un unico insieme.